Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare la mia versione di Padre Pio, spero che vi piaccia, è un santo molto amato dalle mie parti e spero che piaccia anche a voi riuscire a realizzarlo. Potete aggiungere una base di legno sotto in modo da poterlo applicare sopra, oppure potete tenerlo così. Potete realizzarlo più grande utilizzando un uncinetto più grande. Io ho utilizzato un 2,5, mi è venuto di queste dimensioni. Se utilizzerete un uncinetto più grande con il filato più grande vi verrà più grande, utilizzando sempre lo stesso schema. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa e il corpo di Padre Pio abbiamo un anello magico di 6 maglie con infilato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro e 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello marrone e andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 9 giri 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 3 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica per bene, riempiamo bene anche il collo in modo che si regga bene, volendo potete mettere anche uno stecchino e poi andiamo a chiudere con la base di sotto la parte dopo aver riempito bene. Per chiudere la base del vestito andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, poi facciamo un aumento in ogni maglia e sono 12 maglie. Poi andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, poi facciamo ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, poi facciamo ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, poi facciamo ogni 4 maglie e un aumento e sono 36 maglie, e poi facciamo ogni 5 maglie un aumento e sono 42 maglie, e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire sotto il vestito. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie e poi andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno poi 8 maglie. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con quello marrone e andiamo a fare per altri 10 giri le nostre 8 maglie basse, poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per il cappuccio avviamo una catenella di 36 maglie, lavoriamo le 36 maglie basse nelle 36 catenelle. Lavoriamo le 36 maglie per altri 6 giri. Fatti i nostri giri andiamo a fare ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Arrivati a questo punto possiamo andare ad unirci qui nella prima delle maglie e andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno poi 24 maglie. Quindi chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo e andiamo a lavorare così. Prendiamo il lavoro in questo modo qui e andiamo a lavorare ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse.
ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, e questo poi sarà il cappuccio una volta che chiudiamo tutto. Finito il lavoro andiamo a staccare il filo e poi andiamo a cucire in questo modo qui intorno al collo, piegandolo leggermente, e questo sarà il cappuccio. Fermiamo la base con gli spilli e poi andiamo a cucire bene tutto intorno. Per realizzare la barba facciamo una catenella di 25 maglie, poi andiamo a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a fare un pippiolino, quindi ci andiamo ad agganciare con una maglia bassissima nelle prime delle 3 catenelle che abbiamo realizzato ultimamente. Ora andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle prossime 4, 2, 3 e 4. Ora facciamo 4 mezze maglie nelle prossime 4, 1, 2, 3, 4, e facciamo 4 maglie alte nelle prossime 4, 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo 3 maglie alte doppie nella prossima, tutte nella stessa maglia, quindi dobbiamo fare 3 nella stessa maglia, 1 maglia alta doppia, 2 nella stessa maglia e 3 nella stessa. E ora facciamo 4 maglie come abbiamo fatto dall'altro lato, 4 maglie alte, 1 nella prossima, 2, 3 e 4, 4 mezze maglie, e 4 maglie basse. Poi alla fine andiamo a fare 3 catenelle, facciamo il pippiolino come abbiamo fatto all'inizio del lavoro. Facciamo queste ultime 4 maglie basse, e poi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia bassissima, in modo da fare il nostro ultimo pippiolino anche da questo lato. E questa sarà la barba. E questa è la barba che andremo poi a cucire sul volto. Andiamo a cucire la barba in questo modo e poi andiamo a passare il filo per realizzare i baffi. Lo passiamo dal centro verso l'esterno in tutti e due i lati. Poi ho passato un po' di filo per fare il nasino, ho fatto le sopracciglia con lo stesso filato che ho fatto la barba, e andiamo a fare i capelli qui sopra e i capelli dietro. Per i capelli dietro ho fatto semplicemente una catenella di 16 maglie e 16 mezze maglie, ho staccato il filo e poi sono andata a cucire. Per invece la parte qui sopra ho fatto 5 catenelle e ho lavorato per 4 giri 5 maglie basse, però l'ho lavorate in costa dietro. Ho dato poi un po' la forma appuntita stringendo questa parte superiore e l'ho applicato sulla testa. Con ago e filo andiamo a cucire la parte di dietro dei capelli e la parte qui superiore, quindi sono andata a stringere con ago e filo questa punta qui, creando questo effetto, e l'ho applicato sulla testa. Andiamo poi a cucire il cappuccio
qui sul davanti, in modo da poterlo poi, volendo, inserire sulla testa. Andate a cucire le braccia, la base di sotto, e per il giro della manica ho fatto in questo modo: ho fatto una catenella di 12 maglie. Ho chiuso ad anello le 12 maglie e vado a lavorare un giro di 12 maglie basse nelle 12 maglie catenelle. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e andiamo ad inserire al braccio e andiamo a cucire questa parte superiore tutta bene intorno. Sulla mano ho passato un po' di filo marrone in modo da simulare i guantini che portava Padre Pio. Volendo possiamo inserire la testa nel cappuccio se vogliamo che porti il cappuccio, se invece vogliamo tenerlo senza lo andiamo ad abbassare semplicemente. Ed eccola terminata, questa è la mia versione di Padre Pio, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, volendo possiamo incollarla su una base di legno come preferite. Vi aspetto al prossimo tutorial, condividete e ciao, lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.